dico con tutta onestà, pagare un biglietto qua non ha senso. Vista la qua una partita di Inter. Oggi vi spiego come mai ho buttato 1500 euro per vedere la semifinale di Coppa del Mondo. Per capirlo però dobbiamo fare un passo indietro. Per chi mi segue da tanto tempo lo sa, io non tifo nessuna squadra al di fuori dell'Italia. In Serie A non tifo nessuno, simpatizzo per qualcuno sì, ma non mi succede mai di andare allo stadio e di sentire un pochettino quell'ansia che ho provato recentemente un anno fa, quando ho visto la finale tra Italia e Inghilterra. Beh, oggi ragazzi è successo qualcosa di mistico, perché ho chiesto il biglietto per la semifinale, Argentina-Croazia, mi è stato detto che non c'era nessun biglietto, mentre 2 ore dopo mi è stato detto che è stato trovato un biglietto e quindi posso andare a vedere la partita. Ma quando mi è stato comunicato questa cosa, sono stato pervaso da una botta di adrenalina e di tensione. E il motivo è uno, che in questo mondiale ho simpatizzato per diverse squadre, ma in particolare con la Croazia, soprattutto nella partita col Brasile, ho legato in maniera clamorosa e proprio la partita l'ho vissuta come un vero tifoso croato. Questo me lo spiego in parte perché comunque io abito molto vicino al confine, sono di Udine, la Croazia è praticamente a 50 km da casa mia, mio papà ha sempre fatto le vacanze lì, ci ha portato a fare le vacanze lì quando eravamo piccoli, quindi da questo punto di vista sono abbastanza legato, ma in generale trovo nella Croazia quella squadra di un piccolo paese di 4 milioni di abitanti che affronta tutte le altre big come l'Argentina, il Brasile che hanno 200 milioni di abitanti e questa cosa mi affascina, no? Un po' come Davide contro Golia, io mi sono sempre battuto e mi sono sempre schierato per i più piccoli e quindi niente, a quanto pare abbiamo un biglietto, adesso andremo a ritirarlo e andremo a fare il tifo per la Croazia come se fosse l'Italia. Io ancora non ci credo, avevo già preso la birra per guardarmela con la TV, ma a quanto pare la birra la lasceremo qua e andremo a bercene una analcolica dentro lo stadio. Non ci credo. Biglietto per la semifinale del mondiale, raga. Pazzesco. 3.480 Qatari, vuol dire che questo biglietto costa praticamente 1.000 euro. Porco due. Allo stadio Lusail di Doha ci ero già stato durante gli ottavi di finale andando a guardare Svizzera contro Portogallo. Solo che in quel caso era completamente diverso perché i posti erano decisamente belli. Sta suonando l'inno della Svizzera, siamo letteralmente la prima fila sopra l'uscita dei giocatori. I can't believe it. Purtroppo questo posto in prima fila sarebbe stato un lontano ricordo nella partita con l'Argentina, infatti i posti che avremmo avuto sarebbero stati completamente all'antipodo rispetto a quell'ottavo di finale. Siamo arrivati allo stadio, le energie sono negative perché qua ci sono solo tifosi dell'Argentina praticamente, veramente pochi croati, noi però stiamo contrastando il tutto con una bandiera che tra l'altro gratis fuori dallo stadio, questa cosa non me la sarei mai aspettata in Qatar. Danno bandiere gratis e guarda caso c'è solo quello della Croazia. Can I have this one? Argentina? Thank you. Voilà, let's go. I posti che abbiamo probabilmente sono in piccionaia, ma è meglio avere questi che non averli. Niente, comincia a sentirsi un po' la tensione è lì. Quando vi dicevo che eravamo in piccionaia non scherzavo perché qua abbiamo il blocco 706 è il più alto di tutti e questo è lo stadio più grande di questo mondiale, 86.000 persone, lassù secondo me fa freddo, però a noi non ci interessa, noi ci interessano le vibes, non ci interessa vedere Messi da vicino, tra l'altro prima partita per me di Messi, la sua è tipo la terza, la cosa non mi tange solo una possibile vittoria della Croazia, that's it. Oltre al fatto che avevo completamente sottovalutato la grandezza di questo stadio e quanto si sarebbe visto male nei posti che avevamo, non avevo considerato che ci sarebbero stati solo tifosi dell'Argentina e i tifosi croati erano talmente pochi che la gente chiedeva a noi, che eravamo dall'Italia, di fare foto con loro. Comunque dopo la partita Australia-Danimarca tutti mi avete detto vai a vedere l'Argentina, vai a vedere il Marocco, siamo a una semifinale di un mondiale a vedere l'Argentina e l'atmosfera, non vi dico io com'è, vi dice uno che è appena arrivato in Qatar che la sta tastando per la prima volta. Allora, l'atmosfera, sì, c'è gente, è pieno, strapieno di gente. La situazione è tranquilla, non c'è quell'aria di battaglia. Cioè, non so se voi avete mai visto delle partite importanti, ma la tensione non si respira niente, zero assoluto. Speriamo la finale non sia così. Come ci si sente ad entrare nello stadio in cui avverrà una delle migliori partite dell'Argentina fino ad oggi? Difficile dirlo. Le speranze veramente che la Croazia riesca a portarla a casa sono
pari allo 0. Non appena abbiamo finito di fare i nostri 7 piani per raggiungere il nostro posto, mi sono calate tutte le vibes e tutta la carica per tifare Croazia. Eravamo completamente immersi da tifosi finti, né argentini né croati, e soprattutto non si vedeva letteralmente niente. Eravamo a un'altezza folle. Piccionaia, riusciamo a vedere probabilmente il tetto, riusciamo a vedere i nidi dei piccioni, i nidi delle aquile. Sarà pure un posto in piccionaia, rimane comunque un posto in una semifinale della Coppa del Mondo, quindi non ci lamentiamo, assolutamente, ci mancherebbe. Realizzato che i giornalisti che stanno nell'ultima fila delle posizioni stampa hanno i monitor perché effettivamente non riescono a distinguere i giocatori perché sono troppo in alto, ho poi realizzato che noi eravamo ancora più in su ed eravamo talmente in alto che non riuscivamo a vedere i monitor opposti perché erano coperti dalla struttura del tetto dello stadio. Anche le bandiere della FIFA sono più in basso di noi. Era difficile fare peggio, siamo letteralmente a 5 scalini dal posto più in alto di tutto lo stadio. Realizzato il motivo per cui molte società adesso cominciano a fare stadi da 40.000 posti, perché obiettivamente si vede bene in tutto lo stadio, ho deciso di andare nel punto più alto per vedere come si vedesse dall'ultimo seggiolino di questi 86.000 posti. Più alto di qua non si può andare. Il punto più alto di questo stadio. Vi dico con tutta onestà, pagare un biglietto qua, quello che è costato, quindi il mio è costato tipo 4.000 Qatari, che sono praticamente 1.000 euro, non ha senso. Cioè, perché dovresti pagare così tanto per vedere una partita peggio che in televisione? Per l'atmosfera, a Qatar 2022 non ne valeva la pena se lo state vedendo tra qualche mese. A quel punto se devi spendere 1.000 euro, o stai a casa, se no ne investi un po' di più e vai sotto, chiaramente sotto ne vale la pena. L'unica nota positiva di essere così in alto è che ti godi nel miglior modo possibile lo spettacolo di luci a inizio partita. Prima e unica nota positiva di questi posti. Con l'inizio della partita ho capito quanto sia importante essere all'interno del tifo vero delle due squadre per rendersi partecipe anche a livello emotivo di una partita. Contro il Brasile ero letteralmente calato in mezzo a un gruppetto di tifosi della Croazia e mi hanno fatto vivere la partita come uno di loro. Essendo invece in questo caso così in alto, in mezzo ai tifosi neutrali, tutta la partita e tutta l'esperienza è stata davvero insipida. Rigore Argentina, è palese che gli devono dar vinta proprio la Coppa del Mondo in generale. Non glielo può parare mai nella vita, Messi, che in questo mondiale segna solo su rigore, non glielo può parare, parte. L'ho scoperto adesso come funziona, l'Argentina ogni 3 calci d'angolo gli danno un rigore, in questo mondiale, sì, non lo sapevo. Effettivamente l'Argentina ha un bel clima, devo ammetterlo, sono 2-0, abbiamo dei posti di merda. Mi sta sul c***o l'Argentina, andrei veramente già a casa io. Sono molto sincero e sto anche valutando l'idea di farlo. Comunque grazie Sergio per la cosa che ha vinto la schedina, ha giocato a rigore Argentina perché va saputo che ogni 3 calci d'angolo gliene danno uno. Sì, le statistiche sono importanti. Va seguito i consigli del Penguin. Vediamo che minuto è? 55esimo, 10 minuti ci siamo persi. Ogni partita allo stadio mostrano il numero di tifosi che ci sono. È appena stato indicato che lo stadio è tutto esaurito. Abbiamo un posto vuoto qua, un posto dietro qua. E l'Argentina è campione del mondo. Cioè gli manca una partita, ma insomma sappiamo che è così. Classico rigorino al 30esimo, Messi, già lo sapete, Marocco, Francia che sia, non importa. Che partita di merda, ve lo dico, vista da qua è una partita di merda. Vi giuro che se avessi pagato per avere il posto qua, se non mi fosse stato regalato, che comunque contentissimo, sapevo che sarebbe stato un po' così. Sono venuto per stare a casa, ma chi ha pagato 1.500, 2.000 euro per essere qua oggi
Fatemi sapere nei commenti se voi l'avreste fatto. Io sicuramente no. Il posto peggiore dello stadio non poteva che concludersi con una fila immensa. Una sola uscita, incredibile, sono 86.000 persone, dove non lo sappiamo, ma comunque una sola uscita, pazzesco. E sono 7 piani da fare, Biglietto da 100 euro contro biglietto da 10.000 euro. Quali sono le differenze? È una cosa che mi sono sempre chiesto e oggi lo vedremo insieme in una partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Qatar.